Ciao a tutti! Nel jazz moderno, vale a dire quello che inizia con il bebop negli anni 40 e arriva fino ai giorni nostri, gli accordi alterati hanno una grandissima importanza. E ogni chitarrista jazz, durante l'accompagnamento e nell'improvvisazione, incontra spesso accordi alterati di ogni tipo. Considerato che l'argomento è molto vasto, ho pensato di dividerlo in due parti. In questo primo video farò qualche considerazione teorica e vedremo 8 progressioni armoniche con le diteggiature di base per gli accordi alterati. Il secondo video è dedicato a 10 linee melodiche a note singole che mostrano in pratica come improvvisare sugli accordi alterati. Ci tengo comunque a dire che in un paio di tutorial su YouTube non è possibile affrontare tutte le questioni tecniche e pratiche degli accordi alterati, che infatti sono approfondite in molti testi dedicati all'armonia e all'improvvisazione jazzistica. Ma per chi si avvicina al jazz e desidera capire qualcosa di più sugli accordi alterati, credo che questi due video siano se non altro un punto di partenza. Iniziamo con un po' di teoria. Anzitutto voglio ricordare che negli accordi tra estensioni e alterazioni c'è una certa differenza. Infatti, mentre le estensioni naturali sono note della scala da cui deriva l'accordo, le alterazioni sono note che non appartengono alla tonalità di riferimento. Facciamo un esempio con il Do settima, considerato come quinto grado della scala di Fa maggiore. Le note dell'accordo sono Do, Mi, Sol e Si bemolle. Le estensioni sono le note Re, Fa e La, rispettivamente nona maggiore, undicesima giusta e tredicesima maggiore. E le alterazioni sono Sol bemolle, Sol diesis, Re bemolle e Re diesis, rispettivamente quinta diminuita, quinta eccedente, nona minore e nona eccedente. Ma se consideriamo il Do settima come quinto grado della scala di Fa minore armonica, le note Re bemolle e La bemolle, per essere precisi, non sono alterazioni ma estensioni. Comunque, aggiungendo varie alterazioni alle triadi derivate dalle scale, si ottengono tantissimi accordi diversi, ognuno con un particolare colore armonico. Nel jazz, quando in uno spartito vediamo l'indicazione Alt, si tratta di un accordo di dominante con almeno 2 alterazioni, la quinta diminuita o eccedente e anche la nona minore o eccedente. Ad esempio, combinando le 4 alterazioni del Do settima, si ottengono 4 accordi alterati, ognuno con una differente sonorità. Questi accordi derivano dalla scala minore melodica, che si ottiene alzando di un semitono la sesta nota della scala minore armonica. In questo modo si ottiene una scala quasi uguale a quella maggiore, ma con la terza minore. Nella teoria tradizionale, cioè quella della musica classica, viene spiegato che la scala minore melodica, suonata discendendo, ritorna ad avere le stesse note della minore naturale. Ma nell'armonia jazzistica questa differenza non è presente e la scala minore melodica rimane invariata sia in forma ascendente che discendente. Questo tipo di scala minore melodica viene chiamato Real Jazz Minor o anche scala bacchiana ed è quella che viene considerata in questi due video.
Se da ogni nota della scala minore melodica facciamo partire una scala usando sempre le stesse note, otteniamo 7 diversi modi che vengono chiamati con nomi piuttosto strani. Esaminare in dettaglio tutti questi modi richiederebbe molto tempo e quindi, per adesso, concentriamoci solo su quello costruito sul settimo grado, vale a dire il modo superlocrio. La scala superlocria contiene alcune alterazioni che la rendono particolarmente indicata per creare linee melodiche in corrispondenza degli accordi alterati. Consideriamo, ad esempio, la scala superlocria di Do, che è costruita sul settimo grado della scala di Re bemolle minore melodica. Oltre alla fondamentale, alla terza maggiore e alla settima minore dell'accordo di Do settima, troviamo anche 4 alterazioni: la nona minore, la nona eccedente, la quinta diminuita e la quinta eccedente. Di conseguenza, la scala di Do superlocria è ideale per improvvisare su vari accordi estesi e alterati. Sempre a livello teorico vanno fatte altre 2 considerazioni. Gli accordi di dominante alterati si ottengono armonizzando le scale minori, ma per la questione dell'interscambio modale, i dominanti alterati sono usati spesso anche in tonalità maggiore, per creare una tensione di breve durata, evitando una vera e propria modulazione. Inoltre, ogni accordo di dominante alterato, se consideriamo la sostituzione di tritono, può essere chiamato in 2 modi diversi. Ad esempio, il Sol settima diesis quinta diesis nona, suonato senza il Sol al basso, può essere considerato come Re bemolle tredicesima senza la quinta e la fondamentale, che per essere precisi è un accordo esteso e non alterato. Per quello che riguarda la teoria non vado oltre, anche perché sugli accordi alterati potete trovare una grande quantità di informazioni utili in rete. Veniamo quindi alla pratica. Quando iniziai ad avvicinarmi alla chitarra jazz, nonostante gli sforzi dei bravissimi musicisti che avevo come insegnanti, non riuscivo a capire come usare gli accordi alterati. Fino a che nel 1984 trovai un libro con la trascrizione completa del brano Pasta Blues, suonato da Joe Pass nell'album Virtuoso 3. Purtroppo del libro in questione ho solo le fotocopie e non ricordo chi me lo avesse prestato. Questa cosa non è un dettaglio da poco, perché l'edizione originale di Ten è in vendita su eBay a 200 euro. Comunque, per suonare in maniera decente i 13 chorus di Pasta Blues ci impiegai diversi mesi, ma come si può immaginare imparai tantissimo a livello tecnico e teorico. In particolare, alla fine del quarto chorus si trova una frase con le tipiche diteggiature dell'accordo alterato. Provo a suonare questa frase perché, per evitare problemi con il famigerato algoritmo di YouTube, non posso far sentire la registrazione originale di Joe Pass. La frase è suonata nella nona e decima misura di un blues in Do, vale a dire sul Re minore settima e sul Sol settima, ed è formata da 4 accordi alterati, distanti 3 semitoni: Mi,
Re bemolle, Si bemolle e Sol. Questo passaggio non solo è usato spesso da Jopés, ma è suonato in vari modi più o meno simili anche da tantissimi altri chitarristi. Nel jazz la sostituzione di un accordo di dominante con altri costruiti a terze minori di distanza è molto comune. Ma questo tipo di espediente armonico è corretto al 100% solo se si usano gli accordi di dominante con nona minore, che possono essere considerati come accordi di settima diminuita. Infatti, l'accordo di Si settima diminuita è del tutto simile a un Sol settima bemolle nona privo della tonica, che quindi può essere sostituito con Re, Fa e La bemolle diminuiti. In realtà, nel jazz suonato, la sostituzione del dominante per terze minori si spinge oltre la teoria e capita di trovare delle progressioni armoniche dove al posto di un semplice accordo di dominante non alterato ne vengono suonati altri senza preoccuparsi più di tanto di eventuali dissonanze. Ad esempio, un classico secondo quinto primo in Do maggiore viene suonato spesso in altri tre modi diversi. Vediamo adesso 8 progressioni armoniche nelle quali sono utilizzati vari accordi alterati. Le diteggiature che vedremo sono spesso prive della fondamentale dell'accordo e quindi sono ideali per suonare con un bassista, che, si spera, suoni ogni tanto le fondamentali. Ma questi accordi contengono ovviamente diverse alterazioni, che potrebbero creare qualche problema a uno strumento a fiato o a una cantante. In questi casi è indispensabile prestare molta attenzione per evitare di rendere l'accompagnamento troppo dissonante e poco gradevole per il solista. Iniziamo con l'esempio 1A, che utilizza 2 Sol settima alterati nella seconda misura e un La settima alterato nella quarta. Nell'esempio 2A, il Sol settima nella seconda misura viene sostituito da 2 accordi di settima con nona minore, che in pratica sono 2 diminuiti. Questo perché se usassimo il Si bemolle settima diesis quinta diesis nona, avremmo a che fare con la nota Fa diesis, che sul Sol settima convince poco. Nell'esempio 3A, il Sol settima nella seconda misura viene sostituito da 2 Re bemolle settima alterati e il La settima nella quarta misura viene sostituito da 2 accordi diminuiti a 3 semitoni di distanza. L'esempio 4A, per rimanere in Do maggiore, viene suonato in una posizione piuttosto alta della tastiera.
Il sol settima nella seconda misura viene sostituito da due mi settima alterati e il la settima nella quarta viene sostituito dai soliti due accordi diminuiti. I prossimi 4 esempi sono in tonalità diverse, ma nella seconda misura useremo sempre il sol settima alterato per risolvere a 4 accordi maggiori differenti. L'esempio 5A, per differenziarlo un po' dall'1A, viene suonato partendo dall'ottava posizione. Nei due casi le note sono esattamente le stesse, ma come sentirete il timbro è leggermente diverso. Un dettaglio importante. Nella seconda misura dei prossimi 3 esempi, il basso suona una linea derivata dall'accordo di dominante della tonalità e non dalle varie sostituzioni. Quindi, nella seconda misura dell'esempio 6A, il basso suona il mi settima, nell'esempio 7A il re bemolle settima e nell'esempio 8A il si bemolle settima. Vediamo l'esempio 6A che è in La maggiore. L'esempio 7A è in sol bemolle maggiore e i due accordi alterati di sol nella seconda misura sostituiscono il re bemolle settima. In effetti, più che di sostituzione, è più corretto parlare di similitudine. E infatti il sol settima diesis quinta diesis nona può essere chiamato re bemolle tredicesima e il sol settima diesis quinta bemolle nona può essere chiamato re bemolle nona. L'ultima progressione armonica, la 8A, è in Mi bemolle maggiore e utilizza i soliti sol settima alterati in sostituzione del Si bemolle settima. Eccoci finalmente alla conclusione di questo primo video. Gli accordi alterati che abbiamo visto possono essere utilizzati in tantissimi modi diversi e sono molto utili nell'accompagnamento e nel chord melody.
Come sempre vi consiglio di studiare gli esempi prima come sono scritti, per poi trasportarli in altre tonalità e soprattutto suonarli quando effettivamente state accompagnando un solista. Un'ultima cosa. Trascrivere su pentagramma e in tablatura i 18 esempi che si trovano nei due video è stato un lavoro impegnativo e quindi per stavolta ho deciso di vendere il file PDF sul mio sito internet con pagamento tramite PayPal. Per fortuna si tratta di una cifra ridotta che non dovrebbe spaventare nessuno. Il link lo trovate nella descrizione sotto a questo video. Un ringraziamento formidabile a chi si iscrive al mio canale YouTube e alla prossima!